Le preposizioni. Probabilmente più di una volta hai sbattuto la testa contro questa parte della grammatica italiana, fatta di parole così piccole, così apparentemente innocenti, eppure così bastarde, e anche però importanti. Ma perché importanti? Beh, perché servono a legare tra di loro le altre parole della lingua. Pensa a una frase come questa. Siamo ora su questo canale YouTube per fare un quiz di lingua italiana sul tema delle preposizioni. Su 18 parole che formano la frase, ben 5, quelle evidenziate, sono appunto preposizioni, che è come dire che un terzo della frase è composto da preposizioni. Se le togliessimo avremmo una frase sconclusionata, senza senso. Se ti ho convinto dell'importanza delle preposizioni, fai questo quiz insieme a me, sarà divertente. Io mi chiamo Davide e questo è Podcast Italiano, un canale per chi impara o ama l'italiano. Attiva i sottotitoli se ne hai bisogno. Ricorda che la trascrizione integrale di tutti i miei video è sul sito podcastitaliano.com, ma anche che ho preparato un PDF che accompagna questo quiz. Potrai usarlo per dare un'occhiata a tutte le domande mentre guardi il video e controllare le risposte che saranno accompagnate anche da altri esempi. Ti consiglio di stamparlo come ho fatto io. No, non l'ho stampato, questo è un foglio bianco, ma tu stampalo perché sarà molto utile. Ti lascio il link in descrizione oppure puoi scansionare questo codice QR per scaricare il PDF. Il quiz si compone di 10 domande che vanno dalle più facili alle più difficili. Se vuoi fare bene il quiz, ecco alcune regole. Ascolta e leggi con attenzione ogni domanda. Metti in pausa il video per pensare con calma alla risposta o alle risposte. Se il conto alla rovescia del cronometro, il timer, non ti basta. Segni ogni risposta su un foglio o direttamente sul PDF che ti consiglio, come ho detto, di stampare. E segni anche il punteggio che fai. Ti dirò quanti punti vale ogni domanda, non ti preoccupare. Alla fine poi voglio che tu mi scriva in un commento il tuo punteggio totale. Tutto chiaro? Andiamo. Soltanto una di queste frasi è corretta. Quale? 1. Non vado spesso al teatro, ma stasera andrò a Teatro Massimo. 2. Ci vediamo direttamente in pizzeria? Sì, nella pizzeria di fronte al Duomo. 3. I tuoi bambini vanno già alla scuola? Sì, a scuola primaria. Quale di queste tre è corretta? Solo una è corretta, ti ricordo. Solo la frase 2 è corretta. Nelle tre possibili risposte si alternano dopo le preposizioni nomi, a volte con un po' di parole collegate a questi nomi, che si riferiscono a luoghi generici, il teatro, la pizzeria, la scuola, e altri che si riferiscono a luoghi specifici e definiti, determinati, il Teatro Massimo, la pizzeria di fronte al Duomo, la scuola primaria. La regola in italiano vuole che in quest'ultimo caso la preposizione sia articolata, quindi nella pizzeria di fronte al Duomo, al bar di mio cugino Peppino, alla casa in campagna o nella casa in campagna. La prima frase corretta sarebbe non vado spesso a teatro, ma stasera andrò al Teatro Massimo. La terza invece sarebbe i tuoi bambini vanno già a scuola? Sì, alla scuola primaria. Più complesso è il caso del luogo generico. Con alcune parole usiamo la preposizione semplice e diciamo quindi a teatro, in pizzeria, a scuola, a casa, in ufficio. Come vedi a volte a volte in. Con altre parole ancora usiamo invece la preposizione articolata come al cinema, allo stadio, alla stazione, al parco. Qui non c'è una vera regola, il segreto è memorizzarle. Se hai risposto correttamente, prendi un punto. Mi raccomando, scrivitelo. Domanda 2. Per questa domanda devi completare le frasi con la preposizione da articolata. Quindi metti in pausa il video e scrivi le 4 risposte. Patrizia viene Spagna. 2. Charlie viene Inghilterra. 3. Tiago e Ana vengono
Portogallo. 4. Marissa viene Stati Uniti. Prenditi il tempo necessario e scrivi le tue risposte. Patricia viene dalla Spagna. 2. Charlie viene dall'Inghilterra. 3. Tiago e Ana vengono dal Portogallo. E 4. Marissa viene dagli Stati Uniti. Tutte le volte che è necessario usare una preposizione articolata, come queste, la forma che questa prende dipende dall'articolo richiesto dal nome seguente, che può essere un nome maschile o femminile, singolare o plurale. Può iniziare con una vocale o con una consonante. Dunque, per rispondere bene bisogna conoscere le regole degli articoli di fatto. 0,5 punti per risposta corretta, per un totale massimo di 2 punti. Domanda 3. Completa le frasi con le preposizioni di o da, semplici o articolate. Jean-Pierre è Parigi. 2. Jean-Pierre viene Parigi. 3. Jean-Pierre viene Francia. Pensaci un secondo, metti in pausa il video se ti serve e scrivi le tue risposte. Jean-Pierre è di Parigi. Jean-Pierre viene da Parigi e Jean-Pierre viene dalla Francia. Ricorda, quando parliamo di origini geografiche possiamo usare il verbo essere o il verbo venire. Con essere useremo la preposizione di seguita dal nome della città. Sono di Parigi, sono di Milano, sono di New York. Con venire useremo o la preposizione da, semplice, seguita dal nome della città, quindi viene da Parigi, viene da Roma, o la preposizione da articolata, seguita dal nome del paese, viene dalla Francia, viene dal Brasile, viene dagli Stati Uniti. Ricorda, non si dice Jean-Pierre è della Francia, ma si dice Jean-Pierre è francese. Io, presentandomi, direi che sono italiano e sono di Torino, oppure vengo da Torino. Ma vengo da Torino solo se non mi trovo a Torino in questo momento e dunque ha senso dire che vengo da Torino. Prendi 0,5 punti per ogni risposta corretta per un massimo di 1,5 punti. 1,5 punti. Mi raccomando, scrivitelo perché poi voglio sapere il tuo totale. Domanda 4. Completa le frasi con le preposizioni a, in, da, per, semplici o anche le loro versioni articolate. Sì, sono un po', quindi prenditi il tempo necessario, metti in pausa il video, segna le tue risposte e ci vediamo quando l'avrai fatto. L'hai fatto? Spero di sì. Ti do ora le risposte. Non sono ancora mai andata in Egitto. Marco è già partito per il Brasile. Nel fine settimana andremo a Torino per il Salone del Libro. 4. Ho di nuovo un ascesso. Devo tornare dal dentista. Dopo aver visto la serie tratta dall'Amica Geniale, ho deciso di andare in vacanza a Ischia. Molti discendenti di emigrati italiani vogliono il passaporto italiano per venire a vivere in Europa. Per le vacanze, anche quest'anno, andrò in Puglia. Com'è andata? Facciamo un breve ripasso delle preposizioni che usiamo in questi due casi, con i verbi di movimento, come andare o arrivare, per definire la destinazione dove andiamo, o con i verbi di stato, come essere, stare, vivere, abitare, eccetera, per definire la posizione, dove siamo o dove ci troviamo. Ricorda che in italiano non importa se abbiamo un movimento o una posizione, uno stato, perché la preposizione dipende solo dal tipo di luogo, ok? Attenzione perché in tante altre lingue funziona in maniera diversa. Se il luogo è un continente, una nazione o una regione, la preposizione è in, quindi sono o vado in Europa, o in America, o in Egitto, o in Italia, in Sicilia, in Campania. Se il luogo è una città
o una piccola isola, la preposizione è a. Quindi sono oppure vado a Torino, a Roma, a Ischia, a Capri. Se il luogo è una persona, quindi la casa di una persona o l'ufficio di una persona o di un professionista, la preposizione è da. Quindi sono o vado dal dentista, dal dottore, ma anche da mia mamma o da Giovanna. Attenzione al verbo partire che vuole sempre la preposizione per con tutti i tipi di luoghi. La preposizione per è usata, oltre che con il verbo partire, anche dopo un nome che indica un mezzo di trasporto. Quindi il volo per Londra o il treno per Bologna, il traghetto per la Grecia, il pullman per Siena. Bene, quindi ti prendi 0,5 punti per ogni risposta corretta, per un massimo di 3,5 punti. Domanda 5. Quale preposizione nella sua forma semplice o articolata andrebbe bene anche con significati diversi in tutte queste frasi? 1. Ho proprio bisogno di tornare psicologo. 2. Samuel viene Senegal. 3. Studio l'italiano 3 anni. 4. Ho regalato alla mia amica una tazza tè con coperchio e infusore. 5. Il pacco è già stato consegnato corriere. Metti in pausa, pensaci. E ora ti do le risposte. Dunque, devi trovare una preposizione che funziona in tutti questi casi. La risposta è da. Ho proprio bisogno di tornare dallo psicologo. Oppure Samuel viene dal Senegal. Studio l'italiano da 3 anni. Ho regalato alla mia amica una tazza da tè con coperchio e infusore. Il pacco è già stato consegnato dal corriere. Come forse sai, la preposizione da è molto versatile, può avere molti significati. Può infatti indicare una destinazione che corrisponde a una persona, come dicevamo prima, dallo psicologo, oppure l'origine, dal Senegal, l'inizio di un'azione duratura, per esempio da 3 anni, la funzione di un oggetto, pensa quindi la tazza da tè, l'agente, cioè la persona che fa l'azione in una frase passiva, quindi consegnato dal corriere. Attenzione alle differenze perché qui sono sicuro che nella tua lingua ci sono molte differenze rispetto all'italiano. Tra l'altro osserva che una tazza da tè è una tazza che serve per prendere il tè. Qui da indica la funzione. Una tazza di tè è una tazza che è piena di tè. E qui la preposizione di indica invece il contenuto. Prendi un punto se hai indovinato. Passiamo alla 6. Completa queste frasi con le preposizioni da, fa, in e per. Ho studiato l'italiano 2 anni. Ho imparato l'italiano 2 anni. Studio l'italiano 2 anni. Ho iniziato a studiare l'italiano 2 anni. Le risposte sono quelle che ora ti dico. Ho studiato l'italiano per 2 anni. Ho imparato l'italiano in 2 anni. Studio l'italiano da 2 anni e ho iniziato a studiare l'italiano 2 anni fa. Con la sesta domanda mettiamo il dito nella piaga perché è comune da parte degli studenti confondere le preposizioni che esprimono la durata di un'azione. È un grande classico, ma non preoccuparti, chiariremo la questione una volta per tutte e poi continuerai a sbagliarti perché è normale e ti conosco, ma insomma, repetita iuvant, come si dice in latino. Quindi ho studiato l'italiano per 2 anni, significa che per 2 anni mi sono dedicato a studiare l'italiano e poi ho smesso. Ho imparato l'italiano in 2 anni, significa che ho impiegato questo tempo, 2 anni, per portare a termine l'azione. Quindi ho finito di imparare l'italiano, teoricamente. Non si finisce mai in realtà.
Studio l'italiano da 2 anni, significa che sono 2 anni che studio l'italiano e continuo a studiarlo in questo momento, non ho mai smesso. Mentre ho iniziato a studiare l'italiano 2 anni fa, indica il momento di inizio del mio studio. 0,5 punti per risposta corretta, per un totale massimo di 2 punti. Domanda numero 7. Completa le frasi con le preposizioni di, in, semplice o articolata, o a. Sono nato mercoledì. Sono nato giugno. Sono nato 1983 e sono nato estate. Prendi il tempo necessario e ti dico le risposte tra un attimo. Sono nata di mercoledì. Sono nata a giugno oppure in giugno. Sono nata nel 1983 e sono nata in estate oppure d'estate. Con questa domanda esploriamo il modo in cui l'italiano esprime le relazioni di tempo attraverso le preposizioni. Ricorda, usiamo di con i giorni della settimana, di mercoledì, di sabato, di domenica. In molti casi, ma non in questo, ha il significato di ogni mercoledì, ogni sabato, ogni domenica della settimana. E quindi se dico che di domenica gioco a tennis, significa ogni domenica gioco a tennis. Nel nostro esempio vogliamo dire semplicemente che il giorno in cui sono nato era un mercoledì. Sono nato di mercoledì. Non posso dire sono nato mercoledì perché sembrerebbe quasi che sono nato mercoledì scorso, un po' strano. Sì, perché se parliamo di un mercoledì, di un solo mercoledì, un mercoledì specifico che può essere mercoledì scorso o mercoledì prossimo, allora non usiamo nessuna preposizione. Per esempio, mercoledì sono andato dal commercialista, oppure mercoledì andrò dal commercialista. Poi usiamo a con i mesi, a settembre, a marzo, a giugno. Usiamo in o di semplici con le stagioni, quindi in estate o d'estate, in autunno o d'autunno, in inverno oppure d'inverno, in primavera o no, solo in primavera in questo caso, non chiedermi perché. E poi usiamo in articolata con gli anni, nel 1983, nel 2002, nel 2025. 0,5 punti per risposta corretta, per un totale massimo di 2 punti. Domanda numero 8. Quale preposizione semplice o articolata sarebbe sempre usata per indicare l'inizio dell'azione in queste frasi e quale per indicarne la fine? 1. In Italia la scuola va settembre, giugno. Numero 2. Ho fatto l'università 1996, 2002. 3. Di solito lavoro 9, 18, con un'ora di pausa pranzo. 4. La biblioteca è aperta lunedì, venerdì. Prendi il tempo che ti serve, scrivi le risposte. La preposizione che sarebbe sempre usata per indicare l'inizio dell'azione è da. Per la fine invece a. Quindi in Italia la scuola va da settembre a giugno. Ho fatto l'università dal 96 al 2002. Di solito lavoro dalle 9 alle 18, con un'ora di pranzo. La biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì. Esprimere relazioni di tempo può anche significare parlare dell'inizio o della fine di un'azione o di un evento. La risposta ci mostra che in italiano lo facciamo con le preposizioni da a, semplici con i mesi e articolate con gli orari, i giorni della settimana, gli anni e le età. 0,5 punti di nuovo per ogni risposta corretta, per un totale di 2 punti. Domanda 9.
In italiano alcuni verbi reggono o selezionano una preposizione fissa, che può essere diversa rispetto ad altre lingue. Metti in pausa il video e associa ogni verbo della colonna di sinistra alla corrispondente preposizione nella colonna di destra. I verbi sono dipendere, optare, influire, consistere, contare, rinunciare, competere e accanirsi. Le preposizioni invece sono per, su, da, a, in, su, contro e con. E ora vediamo le risposte. Dipendere da. Per esempio, l'apprendimento linguistico dipende da molti fattori. Esposizione alla lingua target, studio, esercizio. Optare vuole per, optare per. Ho optato per fare le vacanze a settembre perché odio gli affollamenti. Influire vuole su. Ho notato che il bel tempo influisce positivamente sul mio umore. Sapevi? Conoscevi il verbo influire? Contare su. Puoi contare davvero solo su te stesso. Consistere in. In che cosa consiste la felicità? Ma si può anche dire a volte consistere di qualcosa. Rinunciare a. Ho rinunciato a capire in cosa consiste la felicità. Competere con. Detesto chi compete con i colleghi. Accanirsi contro. La cosa più inutile che si possa fare è accanirsi contro i mulini a vento. La nona domanda tocca il tasto dolente della reggenza verbale, e cioè della preposizione che è richiesta da questo o da quel verbo. Forse ti starei chiedendo, ma perché dipendere da e non dipendere di? Perché contare su e non contare in o a? La risposta è perché è così e basta. È in questo modo che l'abbinamento verbo-preposizione si è fissato in italiano e nella tua lingua può funzionare in modo diverso. Fai attenzione perché spesso ci sono differenze. Arriviamo così all'ultima domanda numero 10. Soltanto 2 tra le seguenti frasi sono corrette. Quali? 1. Ho visto al mio ex. 2. Ho scritto al mio ex. 3. Ho incontrato al mio ex. 4. Ho telefonato al mio ex. Soltanto le frasi 2 e 4 sono corrette. Ho visto il mio ex. Ho scritto al mio ex. Ho incontrato il mio ex e ho telefonato al mio ex. Soltanto le frasi 2 e 4 dunque sono corrette perché tra tutti i verbi usati negli esempi soltanto scrivere e telefonare in italiano reggono o richiedono un oggetto indiretto, quindi introdotto da preposizione, in particolare dalla preposizione a. Al contrario, i verbi vedere e incontrare sono verbi che in italiano reggono un oggetto diretto, che non è introdotto da alcuna preposizione. Pertanto, in italiano non vale la regola che invece vale per chi di voi parla spagnolo, secondo cui gli oggetti, quando sono animati, cioè quando sono persone o animali, sono sempre preceduti dalla preposizione a. Cioè in italiano chiamiamo una persona, ascoltiamo un amico. Vedi che non c'è a, in spagnolo per esempio è diverso. Siamo arrivati alla fine del quiz. Com'è andata? Ti ricordo che il punteggio massimo che potevi ottenere in questo quiz era di 20 punti. Scrivimi nei commenti quanti punti hai fatto perché sono molto curioso. E poi se vuoi fare un test generale che fa una stima del tuo livello, te lo lascio in descrizione. Fammi anche sapere se questi test ti piacciono, se ne vuoi altri, ne ho anche fatti altri. Magari ti lascio qualche altro test nella descrizione di questo video, se mi ricordo. Stammi bene e alla prossima!